Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di creatina, il supplemento ergogenico più importante in assoluto, anzi non il più importante, adesso vedremo pure perché, però quello che si è dimostrato essere più efficace quando parliamo di bodybuilding e resistance training in generale, quindi allenamento contro resistenza, allenamento in sala pesi. Quindi cerchiamo di capire perché dovremmo utilizzarlo e perché è veramente così dannatamente utile. Ora partiamo da un presupposto: perché cresciamo, perché creiamo ipertrofia, perché ci adattiamo? Ci adattiamo non tanto perché in fase di off-season mangiamo di più, noi mangiamo di più, vediamo il peso che sale, sto crescendo, no, in realtà quella è come se fosse un'autostrada, no, abbiamo abbastanza calorie per crescere, però l'autostrada va percorsa. Cos'è che ci permettono le calorie? Non solo quelle di adattarci, ma soprattutto quelle di creare una performance in sala, quindi creare una certa performance, e il fatto che poi la performance va a migliorare gradualmente è quello che crea uno stimolo e crea una necessità di adattamento per il muscolo. Quindi conseguentemente è il fatto che noi miglioriamo il nostro essere atleti in sala che ci permette di crescere gradualmente, e i supplementi ergogenici, quindi i supplementi che portano proprio a un miglioramento di performance, in questo sono molto utili. E quindi dovrebbero essere inseriti in uno stack per un atleta che inizia a essere un atleta intermedio, insomma impegnato, perché possono fare realmente nel lungo periodo una piccola differenza, ma anche abbastanza importante. Come funziona la creatina? Cerchiamo di partire dal presupposto: come si crea l'energia? Noi normalmente quando pensiamo ad energia pensiamo a carboidrati, grassi, quelli sono i substrati, però in realtà l'energia che permette la contrazione muscolare si crea grazie all'adenosina trifosfato, ATP, quindi sostanzialmente adenosina e tre fosfati. Cosa succede? Molto spiccia come cosa: questa adenosina cede un gruppo fosfato, quindi diventa adenosina difosfato, ne rimangono due, e questo fa produrre energia. Abbiamo tot molecole di ATP, abbiamo una certa nostra riserva che si recupera anche abbastanza in breve termine. Questo è il motivo per cui quando finiamo una serie, arriviamo a cedimento, recuperiamo un pochetto e siamo pronti a ripartire. Però che succede? Che pian piano che noi utilizziamo questa ATP abbiamo un sistema di recupero e di sostentamento di questo meccanismo abbastanza veloce in realtà e rapido, che è un sistema che cosa fa? Prende l'ADP, quindi l'adenosina con due fosfati, ci riallega, ci riattacca un altro fosfato e questa ADP torna ad essere ATP e può essere riutilizzato, quella che viene definita la risintesi di ATP. Risintesi di ATP che dipende da alcuni fattori, viene velocizzata per esempio tramite una regolazione della fosfofruttokinasi, e su questo punto ci torneremo, che è un enzima regolatore della glicolisi, ma quello che a noi interessa è che il primo substrato che viene utilizzato per questo meccanismo, quindi un substrato che viene utilizzato per gli sforzi di breve periodo, per esempio uno scatto, no? Oppure uno sforzo con carichi molto elevati di resistance training, è la fosfocreatina muscolare. Cioè abbiamo la creatina legata a un fosfato, all'interno del nostro muscolo ci sono riserve di fosfocreatina e questa creatina dice: senti, sai che c'è questo fosfato, lo cedo, riformo, risintetizzo ATP e questo va ad essere ceduto e posso sostenere un minimo, nel breve periodo posso dare qualcosina, perché le riserve di fosfocreatina sono poche, non sono sicuramente paragonabili alle riserve di glicogeno muscolare o, per sforzi un po' più lunghi di endurance, riserve lipolitiche quando siamo in aerobiosi. Quindi quando parliamo di un anaerobiosi, quindi un sistema molto breve, veloce, in assenza di ossigeno, perché non c'è tempo di fare beta-ossidazione né altri processi, non c'è tempo di metterci ossigeno, dobbiamo trovare qualcosa, quindi in aerobiosi, alla tacita addirittura, quindi senza formazione del lattato, allora la fosfocreatina è il primo substrato che andiamo a prendere. Ovviamente è facilmente intuibile che la supplementazione di creatina permette di aumentare quelle che sono le riserve di fosfocreatina, perché la creatina si lega al fosfato, entra nel muscolo e quindi abbiamo le nostre riserve di fosfocreatina a livello muscolare che sono un po' più piene. Quindi la creatina realmente che cosa ci permette di fare? Molti pensano che la creatina aumenta la forza. No, non aumenta la forza. La nostra capacità contrattile dipende da diversi fattori, attivazione neuromuscolare, eccetera, però fibre, tutto quanto, attivazione delle unità motorie, a bassa, soprattutto ad alta soglia, però realmente la creatina quello che va a fare è aumenta, e questo è molto sottile come cosa, l'endurance su sforzi molto brevi, su carichi elevati. Quindi quello che è il mio 4RM, 5RM, quindi il mio carico con cui normalmente faccio 4-5 ripetizioni, non è che vado a caricare di più propriamente, però sono un po' più resistente, duro un po' di più su quel carico, quindi mi permette di aumentare la mia performance generalmente su quegli RM, che però sono RM ipertrofici, che a noi bodybuilder interessano, perché non vogliamo arrivare a lavorare sul massimale, però sicuramente se col mio 5 RM arrivo a fare 6 ripetizioni, 7 ripetizioni nel tempo, allora sicuramente è un qualcosa di molto utile.
Ora, tutto molto bello. Come funziona realmente la creatina? Come abbiamo detto, la creatina, la supplementazione va ad aumentare le nostre riserve di fosfocreatina. Quindi già un supplemento che non è che lo prendo e c'è un effetto immediato, è un supplemento che prevede un periodo di saturazione, di carico. Quindi che cosa vuol dire? Che è un supplemento che lavora in cronico. Io gradualmente inizio a prendere la mia creatina e pian piano le mie riserve aumentano. Un po' la espello fuori perché l'assorbimento non è totale, non è completo, ma va bene che sia così e non c'è bisogno neanche di andare a prendere mille formule e supplementi di creatina diversi. Una Creapure micronizzata è sicuramente un'ottima soluzione e va benissimo in ogni caso. Quindi sostanzialmente pian piano le mie riserve di fosfocreatina sono maggiori, nell'arco di 3-4 settimane avrò delle riserve supplementate, sovracompensate, diremo, e quindi avrò questo effetto di miglioramento della performance. Quindi per migliorarne l'assorbimento ci sono indicati 1000 modi diversi, a parte creatine tutte particolari, diverse formulazioni, quindi sono uscite di tutto. All'epoca c'era proprio la mania di 1000 modi diversi di creatina. Allora, c'era suggerito di prenderla col bicarbonato di sodio, con il succo di frutta, per sfruttare il picco insulinico, eccetera, eccetera. L'unica cosa che realmente abbiamo visto è che effettivamente, ma questo si sa, generalmente sfruttare un picco insulinico può essere una buona soluzione, ma ancora di più quello che voglio sfruttare non è tanto un picco insulinico, quanto piuttosto una maggiore iperemia nel muscolo, cioè un maggiore afflusso di nutrienti nel muscolo. Cioè prendo la creatina in una circostanza in cui i nutrienti vengono veicolati più velocemente nel muscolo, ovviamente ho, almeno per via teorica, un'assimilazione che è migliorata, perlomeno c'è una via preferenziale a livello muscolare. Poi ci sarà sempre uno scarto, però non bisogna stare ad impazzire nel come prenderla. Il mio suggerimento generalmente, se proprio vogliamo ottimizzare un qualcosa, è quindi prenderla durante il nostro allenamento, cioè quando ci alleniamo, nel momento in cui abbiamo quel pompaggio e quindi c'è una via preferenziale. Quindi nella nostra borraccia dell'allenamento andiamo a inserire 5 grammi di creatina. Nei giorni in cui non ci alleniamo la possiamo prendere assieme a un pasto al mattino, tranquillamente con la colazione. Se poi intra-workout c'è scomodo per qualsiasi ragione, possiamo prenderla pre-workout, post-workout. Vicino all'allenamento io lo preferisco per un discorso di comodità realmente, cioè non devo stare a pensare, oddio l'ho presa la creatina, non l'ho presa, ho la mia borsa della palestra con i miei integratori, vado in sala, preparo gli integratori, la creatina sta di mezzo, non me la posso scordare perché io sono così, io me la scordo, se non ce l'ho in quel momento me la scordo, è un mio problema, un mio limite, e quindi sfrutto questa iperemia muscolare, quindi unisco, prendo 2 piccioni con una fava, ecco, mettiamola così. Quindi la dose è più o meno di 5 grammi al giorno per un periodo che può essere anche un periodo lungo, non ci sono particolari controindicazioni. L'unica cosa a cui fare attenzione è che se facciamo delle analisi ematochimiche potremo trovare livelli di creatinina nel sangue elevati e questo è abbastanza normale. In realtà poi per noi bodybuilder i livelli di creatinina sono un falso indice di quella che è la salute renale e questo magari verrà approfondito da chi di dovere in altri video, ma perché tendenzialmente aumentano con masse muscolari più alte e danno muscolare, quindi se creiamo danno muscolare, masse muscolari più alte, in più prendiamo tanta creatina, ecco i livelli di creatinina e di EGFR, che normalmente viene fatto come calcolo sulla creatina e difficilmente sulla creatinemia, difficilmente viene considerata quella che è la superficie corporea, cosa che dovrebbe essere, ecco questi 2 valori potrebbero essere falsati. Questo per dire cosa? Se siete bodybuilder, vi allenate, prendete creatina, fate delle ematochimiche, non vi spaventate, ecco in questo caso sospendete l'integrazione di creatina, riposatevi un paio di settimane, andate logicamente dal medico che vi indicherà delle analisi ulteriori approfondimenti da fare e valutate, però generalmente non vi allarmate, ci aspettiamo che un'integrazione di creatina porti a un aumento dei livelli plasmatici della stessa. Ragazzi, questo è tutto per questo video, spero di avervi dato delle dritte interessanti. Qua sotto nei commenti per qualsiasi domanda, qualsiasi spunto, sarò ben lieto di rispondere. Un'ultima puntualizzazione che vi faccio, e questa è una chicca che voglio darvi: nel nostro intra-workout inseriamo la creatina con i carboidrati, quindi personalmente inserisco delle ciclodestrine, il glycobol, perché questo, l'ho detto prima, un qualcosa che aumenta la resintesi da ATP è l'inserimento di carboidrati, un aumento generalmente la produzione di insulina, perché? Perché dà un segnale all'attività della fosfofruttochinasi 2, che è un enzima appunto regolatore della glicolisi, della serie c'è energia, vai, facciamo, abbondiamo, quindi aumentiamo la nostra resintesi di ATP, quindi avremo un effetto sinergico molto interessante tra creatina e ciclodestrine. Un 30 grammi di ciclodestrine, 5 grammi di creatina intra-workout, ci sarà una fortissima sinergia che possiamo sfruttare. Detto questo, qua mi fermo perché siamo andati lunghissimi per un supplemento che realmente è molto semplice da embrionare e che dovrebbe essere presente in tutti gli stack delle persone che vogliono prenderla un po' più seriamente, quindi non magari neofita, però già intermedio, già vogliamo prenderla seriamente, abbiamo bisogno di costruire sul lungo periodo, andiamo ad inserirla. Qualsiasi domanda qua sotto sarò ben lieto di rispondere e ci vediamo nel prossimo video.